Buongiorno a tutti e bentornati sulle Pills di Keep Us Forever. Fino a questo punto abbiamo parlato di espansione termica, di cicli di temperatura e ora parliamo di disgregazione granulare, quindi tutti meccanismi legati alla temperatura. Materiali caratterizzati da una struttura cristallino-granulare, che sono ad esempio il granito oppure il marmo, possono subire una vera e propria disgregazione granulare, che significa quindi proprio una disgregazione del materiale di cui sono composti. E questo succede per via dello stress che subiscono i granuli o i cristalli di cui sono composti. Quindi questi granuli o cristalli possono avere un diverso coefficiente di espansione, quindi insomma si espandono in maniera diversa, oppure entriamo un attimo nel dettaglio, quindi diciamo una cosa un po' più tecnica, possono avere degli assi cristallografici diversamente orientati. Spieghiamo subito cosa intendiamo. Per spiegare questa caratteristica, l'esempio tipico è la calcite. La calcite è un cristallo che ha la caratteristica di espandersi lungo l'asse principale e contrarsi lungo l'asse secondario. Quindi magari intuitivamente potremmo pensare che un po' tutti i materiali si espandono e basta, invece qui abbiamo una contrazione da una parte e una dilatazione dall'altra e moltissimi materiali sono formati da calcite, uno dei quali è il marmo. Il marmo è una roccia formata da cristalli di calcite compattati tra di loro. Quindi questa compattazione, diciamo, va a giustificare la bassa porosità del marmo. Quindi il marmo ha una porosità bassa. Ciò che succede è che questi cicli di raffreddamento e riscaldamento vanno a spostare questi cristalli di calcite, che però essendo tutti molto vicini non hanno spazio per muoversi e quindi si crea sempre una forma via via sempre più debole, sino ad arrivare ad un certo punto in cui si ha la disgregazione granulare, che nel caso del marmo viene chiamata sugaring. Viene chiamata sugaring perché l'effetto è proprio di spaldamento granulare tipo lo zucchero, cioè a toccarlo ciò che poi rimane in mano è proprio la polvere di questo materiale tipo zucchero. Quindi pensiamo quindi un po' a tutte quelle statue fatte in marmo, tutti quei bellissimi materiali fatti in marmo, a cosa vanno incontro subendo queste variazioni di temperatura. La temperatura è quindi importantissima nel governare diversi meccanismi, che sono quelli che abbiamo descritto, ma non solo, perché ad esempio abbiamo anche il biodeterioramento, che ha invece a che fare con la colonizzazione biologica di un materiale, e anche in questa la temperatura ha un ruolo molto importante. E poi non abbiamo parlato neanche del ruolo della temperatura nel regolare la quantità di acqua nell'ambiente, che l'acqua è un altro fattore chiave e molto importante per la conservazione dei beni culturali. E insomma, ciò che si può fare quando sono coinvolti dei materiali molto importanti di cui non vogliamo perdere il valore artistico è fare monitoraggio, misure appropriate in maniera da studiare la situazione del nostro caso studio per comprendere cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere in un futuro e poter agire spontaneamente alla situazione. Con ciò concludiamo, un caro saluto a tutti quanti, alla prossima Pils.